Buongiorno e benvenuti su The River Lab. Oggi riparerò questo qui che è mio, è un praticamente generatore di funzione, vediamo se si vede, spero che si veda abbastanza bene, è un generatore di funzioni, vediamo se mi ricordo mai la sigla, io comunque è un 3310 dell'HP della fine degli anni 60, praticamente l'hanno fatto nel 69 o giù di lì, non dico questo in particolare, ma questi modelli qui hanno iniziato a farli negli anni 70 per fare conto pari, e non funziona più, non esce più nessuna forma d'onda, sicché mi metto lì e guardo insieme con voi quello che potrebbe avere per rimetterlo, diciamo, in funzione. Una volta che l'abbiamo riparato io e voi, diciamo, abbiamo fatto una cosa buona e giusta. Sicché non vi resta che continuare a vedere questo video e vedere anche questa volta cosa combino per voi. Questo è un bellissimo generatore di forme d'onda, oppure generatore di funzioni come vogliamo chiamarlo, della fine degli anni 60. Mi pare che il primo esemplare l'hanno prodotto nel 69 o giù di lì, sicché diciamo primi anni 70. Questo qui esteticamente si presenta, diciamo, come nuovo, però non funziona, c'è un problema che praticamente non esce assolutamente niente. Come caratteristiche mi pare che arrivi, vado a memoria, arrivi intorno a 5 MHz come frequenze massime e 0,0 qualche cosa, sicché praticamente ci si può fare veramente di tutto. Come tipo di forme d'onda fa chiaramente sinusoidale, abbastanza bassa distorsione, e poi fa dente di sega, onda quadra, e poi fa le rampe, insomma fa tutto, praticamente quello che deve fare un generatore di forme d'onda, e è completamente allo stato solido, non è a valvole e non monta integrati digitali, sicché tutto quello che fa è analogico, anche la forma d'onda è piuttosto bella pulita. C'ha un'uscita, diciamo, alta con più segnale, un'uscita più bassa, 50 ohm tutte e due sono, e poi si può entrare con un VCO, e c'è un'uscita sincro per poter eventualmente sincronizzare un oscilloscopio o quello, diciamo, quello che ci serve. Sintonia grossa, sintonia fine con la manopolina, sicché va bene. E poi c'è, specialmente per l'onda quadra, ma va bene per tutte, c'è anche l'offset positivo e negativo. Bisogna vedere come mai non eroga niente. Ora io ve l'accendo e eroga niente, non eroga quasi niente. Io vi farò vedere una forma d'onda prima e poi muoverò questa manopola come sto facendo io, e la forma d'onda non varia di frequenza, non fa niente. Ora vi inquadro l'oscilloscopio. Lo stiamo a guardare se l'oscilloscopio è inquadrato leggermente di lato, insomma se è un po' storto, è solo per farvi vedere. Io ora sto muovendo praticamente la manopola e non succede assolutamente niente. Quello che tira fuori è solamente questa forma d'onda. Anche se vario l'ampiezza, in questo momento sto variando l'ampiezza, non mi vedete, non so, vi dovete fidare, e non succede niente. Se muovo la scala del moltiplicatore di frequenza, anche qui non succede niente. Succede qualcosa, ma poco praticamente, se commuto da onda sinusoidale a onda quadra, e come si dice compagnia cantante. Perciò io ora lo spengo e lo apro. Era già mezzo aperto, lo apro del tutto, eccolo qua nuovamente, lo apro del tutto, lo giro, lo guardiamo insieme e vediamo cosa può avere. Ovviamente come prima cosa andremo a vedere se ci sono le tensioni d'alimentazione, perché se mancano quelle è chiaro che non funziona. Proprio la prima cosa in assoluto da fare prima di andare a vedere, diciamo, tante belle cose. Poi magari insieme si dà un'occhiata anche allo schema. Allora, come si può vedere,
la costruzione non è bella, è bellissima praticamente. Ve lo giro da tutte le parti, è veramente bella. Questo è il sotto, che poi è dove andremo a lavorare. C'è numerose piste dorate proprio, dorate nel vero senso della parola, no? Colore e basta, anche, le possiamo vedere anche da questa parte qui. Queste piste che vedete non sono ottonate, non sono ramate, sono dorate, e sicché la costruzione di questi apparecchi era veramente bellissima. Lo giro, eccolo qua. Noi ora sposto anche la telecamera, ovviamente la videocamera, perché andremo a lavorare in questa zona qui. La prima cosa che vado a fare è vedere l'alimentazione. Questi transistor qui sono quelli che dovrebbero dare circa 25, più e meno 25 volt, sono tensione duale, più e meno 10 volt. Sono uno NPN e uno PNP della sezione a 25 volt e della sezione a 10 volt. Ci sono i vari test point e noi andremo a misurare sul test point. Ora io sposto la videocamera in maniera che si vede quello che faccio. Prima di andare a vedere lo schema, ora è spento l'apparecchio, prima di andare a vedere lo schema si andrà a misurare, lo sapete io e voi, a misurare le tensioni su questi test point che ci sono. Questo qui test point 1, test point 3, qui ci deve essere il più 25 volt, qui ci deve essere il meno 25 volt, e poi ci sono due test point qui che sono nascosti, che sono il più e il meno del 10 volt. Questa è la regolazione del 10 volt, che è molto importante e dopo vi spiego perché. Un'altra cosa, se non vogliamo andare a vedere sui test point, ovviamente questi test point qui, sia il più 25, il meno 25, il più e il meno 10, corrispondono ovviamente alle dei transistor. Questo dovrebbe essere l'NPN, questo è il PNP, questo è il PNP dei 10 volt e questo l'NPN dei 10 volt. Sicché diciamo meno 10 volt, più 10 volt, più 25 volt, meno 25 volt. Ora io vi inquadro anche un multimetro, ho preso un multimetro, vediamo un po' cosa usiamo questa volta. Cosa usiamo? Usiamo questo, spero che si veda dove vado a misurare, così diciamo così si dovrebbe vedere qualcosa. Ora questo su automatico lo possiamo mettere comunque su volte in continua e così non dà quel problema lì. Allora questo qui vi lascio il link, è un oscilloscopio che fa oscilloscopio multimetro generatore di funzioni della Fenirsi, insomma funziona, diciamo lo possiamo usare per questa cosa qui. Allora la prima cosa che andiamo a misurare è il più 25 volt, che dovrebbe essere qui. Mi metto gli occhiali, se no tocco da qualche parte, faccio un cortocircuito. Una cosa importante, io ho messo praticamente questo puntale qui, da una parte qui ci sarebbe, questo qui è il test point del negativo, io lo sto mettendo semplicemente alla massa dello strumento per fare le misure che ci servono, va bene, se no dovrei metterci un coccodrillo e metterlo qui. Sarebbe bene usare questo direttamente se ci avete da fare delle misure precise. Per quello si può mettere anche qui, lo metto a un buco di questi praticamente. Allora, una cosa importante, ve la dico perché succede a tantissimi: quando mettete il tester praticamente infilato in un buco qualsiasi dello strumento che avete a lavorare, sia fosse un amplificatore, l'oggetto che andate a lavorare, se lo lasciate inserito e poi lo girate, è facile che poi storgete il puntale, è una cosa che succede, o lo troncate direttamente, sicché la meglio sarebbe usare magari un coccodrillo
un cavettino col coccodrillo di massa e lo mettete dove lo dovete mettere. Allora io faccio così per fare anche prima, tanto ci sto attento, anche se alle volte mi è successo. Comunque andiamo a misurare, seletto più 25 volte. È spento lo strumento, così che chiaramente non si misura nulla. Allora più 25 volte. E già qui c'è una cosa anomala. Qui dovrei trovare il meno 25 volt e va bene, 25 e 28 può andare benissimo. E qui abbiamo da questa parte qui il meno 10 volt, che non va bene perché è un meno 13, e di qua abbiamo il più 10 volt, che diciamo va bene, 10 e 0,13, diciamo c'è una certa tolleranza, potrebbe essere anche 9,99 o 9,95, insomma andrebbe bene, e va bene 10 e 0,13. Non va bene il meno 10 volt, che è meno 13, e non va bene il più 25 volt, che è 32 volt. Sicché questo ci può dare il sospetto che questo transistor sia in corto, o che ci sia un altro problema che dopo vi spiego. Allora, per vedere se il transistor è in corto, dopo lo andiamo a misurare con lo strumento, direttamente con il tester. Un altro trucco, tra virgolette, se è in corto completamente, ovviamente ci fregherebbe. Comunque, se no, un altro trucco potrebbe essere, noi andiamo a vedere qui, all'emettitore c'è 35, al collettore scusate c'è 35 volt, poi andiamo sull'emettitore e ci sono 32 volt, sembrerebbe che un corto netto fra collettore e emettitore non ci sia. Andiamo a vedere sulla base, se sulla base ci fosse, andiamo a vedere sulla base del meno. Sulla base, come vedete, c'è meno 26 volt e sull'emettitore andiamo a trovare il meno 25,56, cioè c'è la caduta di tensione del transistor torna, sicché se io qui ora ho 34 volt e qui mi dovrei trovare un meno massimo, cioè un più 26, non più del più 26, ci fa, sentite che avvolta che ho fatto. Mentre qui ci troviamo un 33 volt, già il fatto che noi troviamo un 33 volt e all'uscita mi trovo un 33 volt, mi viene il sospetto che o è direttamente in corto tutto questo transistor qui, o il problema può essere da un'altra parte. Comunque lo possiamo andare a misurare direttamente sul posto. Spengo lo strumento, scarico i condensatori ovviamente. Una volta scaricati i condensatori lo posso andare a misurare. Ho messo il tester in funzione prova componenti, diciamo prova diodi, che va bene anche per il transistor. Allora andiamo a provare, questo si è detto è un NPN, sicché praticamente quando ci metto il più in base dovrei trovare sul collettore una caduta di tensione di circa 0,6 volt e torna, e sull'emettitore una caduta di tensione di 0,6 volt e anche qui diciamo torna. Se faccio l'opposto non dovrei trovare nulla, ma essendo in circuito ovviamente ci sta che qualcosa misuri. Dopo facciamo la prova con questo, anche se è un PNP mi dà risultati praticamente invertendo i puntali gli stessi risultati. Qua mi dà 0,6, è anomalo, e qui mi dà 1 volt e 3. Se fosse in corto ovviamente fra collettore e emettitore mi darebbe un corto netto, mentre invece mi dà quella lettura lì che diciamo probabilmente se io questo lo stacco probabilmente funziona a occhio, diciamo a senso mio, ecco, però si può staccare volendo, si dissalda e si va a provare. Però se io mi vado a fare le prove con questo, che è un NPN praticamente, che è un PNP, scusatemi, mi dà alla fine le stesse letture. Sicché il problema che mi sta dando non è di corto netto, ma sembrerebbe che questo transistor funzioni e che in realtà sia pilotato male e la tensione
che andiamo, che ci ritroviamo in questo punto qui, è quella che mi viene da qualche parte, e sì che se questo transistor è un alimentatore normale, lo vediamo poi sullo schema, se io lo piloto, se in base mi ci ritrovo 15 volt, sull'emettitore mi ci ritroverò 15 volte meno la caduta di tensione ovviamente del componente, e via discorrendo. Questo qui devo avere un 25 volt, dovrei trovarmi in base 25, che ne so, 25,6 circa, in maniera che con la caduta di tensione mi trovo sull'uscita di 25 volte, mentre invece si è visto che in base mi ci trovo i 30 e rotti volte, di 35 quelli che sono, che vuol dire che già è pilotato male. Se fosse in corto fra collettore e emettitore, come spesso accade, fra qui e qui mi troverei praticamente questo valore qui come se io toccassi i puntali insieme, sicché io non starei a smontarlo questo apparecchio qui e questo transistor qui, per esperienza. Ovviamente voi nel dubbio smontatelo tranquillamente, per esperienza non lo smonto, perché secondo me per esperienza non è quello il problema, ma è pilotato, diciamo, male. Prendo lo schema, lo metto nel PC, diciamo, e vediamo di analizzare insieme lo schema e cercare di capire cosa diciamo, può essere, dove andare a indagare, perché questi alimentatori qui, non l'alimentatore inteso come strumento, questo si è detto è un generatore, ma questi alimentatori HP degli strumenti erano, diciamo, progettati in una maniera, non dico strana, ma una maniera che trae abbastanza in inganno. Vediamo se riesco a spiegarvi, diciamo, qualcosa di questo alimentatore, perché alle volte non mi spiego bene, ovviamente. Allora, qui abbiamo il più 25 volt, che è quello che è sballato in questo momento. Abbiamo visto comunque che, se non mi sbaglio, abbiamo sballato anche il meno 10, mi pare che esca meno 13 o qualcosa del genere, e quello è importante averlo capito, cioè a memorizzarlo, perché c'è anche quel problema lì. Allora, qui esce il più 25 volt, qui esce il meno 25 volt. Questo diciamo, questo transistor, il Q17, quello che siamo andati a misurare e che ho pensato che non sia in corto, se fosse stato in corto col collettore emettitore avrei trovato prima di tutto la stessa tensione fra qui e qui, ma poi quando andavo a misurare proprio il transistor col tester l'avrei ovviamente trovato in corto, di solito vanno proprio in corto, e invece non sembra che sia in corto, anzi dà, ovviamente con i terminali invertiti, le stesse cose che dà quest'altro, il Q21, che è quello che dà il meno 25 volt e che, diciamo, il meno 25 volt è normale. Però queste tensioni qui alla fine non sono, vedete, non c'è uno stabilizzatore qui, sono i transistor che tramite questo partitore di tensione e questi transistor in se stesso fanno fanno uscire il 25 volt. Questo transistor qui praticamente più conduce e meno tensione ci troveremo poi qui in uscita, meno conduce, ovviamente la tensione sarà più alta. Il fatto che io mi ritrovo qui questi transistor qui, Q17 e Q18, Q17 è quello che abbiamo misurato, comunque Q17 e Q18 sono configurazione Darlington e vengono comandati praticamente da questo. Questo qui più conduce verso massa e chiaramente meno tensione avremo in base di Q18 e conseguentemente meno tensione in base di Q17 e meno tensione in uscita sull'emettitore. Queste tensioni sono stabilite poi da questo partitore di resistenze che è R74, leggo male, R75, però vanno, guarda caso, a essere comandate dal meno 10 volt, mentre la stessa cosa comunque per quanto riguarda il Q21, Q22, cioè la sezione negativa,
viene comandata a sua volta dal più 10 volt. Ora noi abbiamo visto che la tensione, il meno 25 volt è normale, funziona bene, e anche il più 10 volt esce più 10 volt, se non mi confondo. Comunque andiamo a rimisurare, comunque è normale, diciamo, il più 10 volt c'è, è regolare, e c'è, guarda caso, anche il meno 25 volt. Ora, che succede? Se io vario il più 10 volt, mi varia anche il meno 25 volt, non esce più la tensione giusta che dovrebbe uscire, perché praticamente se io in questa base qui aumento questa tensione qui, varierò il valore praticamente di tensione che giunge alla base di questo transistor, e di conseguenza varierà anche la tensione del 25 volt, che le tensioni più 25 volt e meno 25 volt sono praticamente concatenate e pilotate da il meno 10 volt e il più 10 volt. Ora, siccome si è visto che il più 25 volt è sballato completamente, ma è sballato anche il meno 10 volt, qui che vuol dire? Che se io qui invece di trovarmi un meno 10 volt mi trovo un meno 13, mi pare che ci fosse, un meno 14, salvo il vero, vorrà dire che qui avrò una tensione più bassa in negativo rispetto a quella che dovrebbe essere dato da questo partitore qui, sicché questo transistor condurrà di meno, questo qui il Q20, non so si vede male il mouse, ma insomma cercate di vederlo, se il Q20 mi conduce meno, cioè mi abbassa meno la tensione qui, vorrà dire che la tensione in uscita qui sarà più alta. Sicché io ora andrei a indagare sulla parte meno 10 volt per vedere come mai prima di tutto ci esce più tensione del dovuto e vedere se ci sono dei problemi sul meno 10 volt, appunto, che mi vanno a comportare che lavori in maniera anomala anche il più 25. Clicco qui sull'altra cosa, e sull'altra finestra aperta, cioè l'altra parte dello schema, dove si vede che qui c'è il meno 10 volt all'uscita di Q25 e all'uscita di Q30 il più 10 volt. Però si è detto il più 10 volt è normale, mentre il meno 10 volt non era normale. E si è detto che se questo meno 10 volt non è della tensione giusta, anche il più 25 volt sarà alterato. Sicché ora io, dopo aver fatto tutta questa volta, spero che abbiate capito, perché se non avete capito è colpa mia ovviamente, andrei a riprendere due misure, questa volta sulla parte meno e più 10 volt. Allora, sono di nuovo qui. Ora, siccome i test point ovviamente sono qui, mi rimetto gli occhiali e voi non li vedete dove io sto andando a toccare. Ora qui sono sul meno, è spento, l'accendo, sono sul meno 10 volt, invece c'è meno 13 appunto, mentre il più 10 volt è normale. Ora si è detto che il più 10 volt mi va a comandare anche, mi fa in maniera che il meno 25 volt sia normale, mentre il meno 10 volt fa in maniera che il più 25 volt sia regolare. Allora, questo qui è l'uscita dei 10 volt e è normale, mentre qui l'uscita dei meno 13 dovrebbe essere meno 10. Vediamo cosa c'è sulla base. Sulla base c'è meno 14, qua abbiamo meno 15 e qua abbiamo meno 13, sicché o è pilotato malissimo questo transistor qui, o questo transistor qui, diciamo, c'è qualcosa che non funziona. Questo ovviamente va bene, perché come vedete qui abbiamo 11 volt e qua abbiamo 10,3, sicché è giusto la caduta di tensione di 0,7 volt del transistor e va bene. Lo spengo,
scarico i condensatori e andiamo a misurare questo transistor qui. Allora, il transistor è questo. Essendo un PNP, se io metto il negativo in base, mi dovrei trovare una caduta, dovrebbe segnare 0,6 circa e 0,6, mentre invece qui 0,5 e 45 va bene perché è circa 0,6, mentre che qui diciamo va bene sull'emettitore, sul collettore abbiamo uno 0,2 che è sicuramente troppo poco. Se io inverto i puntali, stessa cosa, mi dovrei trovare 0,6 qui, cioè se io inverto i puntali non mi dovrei trovare niente qui sul collettore, però mettiamo che è in circuito mi dia qualche problema, sicché però mi ritrovo 0,3 volte che sono effettivamente troppo bassi, diciamo una caduta, mentre qui mi ritrovo circa 1 volt come mi ritrovo praticamente dal PNP, che diciamo potrebbe avere questo transistor la giunzione in perdita o addirittura quasi in cortocircuito della base collettore. Sicché a questo punto qui io lo smonterei questo transistor qui e lo possiamo misurare prima col tester e poi con il multimetro. Svito, vediamo un po' se vi inquadro meglio. Allora, intanto svito la vite del transistor. Queste viti qui e tutto quello che ne consegue sono d'acciaio inossidabile, sicché ovviamente va, come si dice, raccattato tutto con l'editina o con un paio di pinzette, perché se no vi vanno a giro. Ora provo a aspirarlo con la stazione, ma siccome non ho voglia di capovolgere completamente, di togliere la scheda con tutti questi fili, penso che metterò dello stagno qua e lo solleverò praticamente e aspiro dopo quello che mi rimane attaccato allo stampato, in maniera che lo posso sfilare senza colpo ferire, perché se no con la stazione dissaldante io ci provo, ma credo che non venga proprio una ben amata mazza. Lo dovrei fare, infatti lo dovrei fare dal sotto. Allora faccio prima a fare una cosa turpe. Vediamo un po'. Spento, lo stacco del tutto, così siamo tranquilli. Poi ci metto dello stagno qui. Non è, diciamo, una, come dice il mio amico, ecco, è venuto via. Non è una cosa professionale, come dice, non mi ricordo il nome, mio amico insomma che ripara televisori, è il colmo, si vede che sto invecchiando, però è una cosa che ha funzionato. Tolgo anche il pad conduttivo e poi a questo punto praticamente posso liberare le piste. Il mio amico Luigi, volevo dire, Luigi Di Donato. Sicché non abbiamo fatto una cosa professionale, ma l'abbiamo tolto senza dover smontare tutto e capovolgere la scheda e scollegare i fili, che insomma non è il caso. Allora andiamo a vedere sullo schema Q25 a cosa corrisponde. Allora, Q25. Ce n'è più di uno di Q25 perché le schede sono più di una. Vediamo di trovare quella giusta. Dovrebbe essere da queste parti, credo. Q20, R23, Q15, Q25. Eccolo qua. È in questa scheda qui. C'ho il mouse che è lontano dal computer. Allora, Q25 mi dà un tip 32. Allora, un tip 32, vediamo se riesco a ricordarmi
le caratteristiche, diciamo, al volo. Allora, tip 32 dovrebbe essere, se è il C, la versione C, sicché la versione a tensione più alta dovrebbe essere 100 volt, 3 ampere, e se non mi sbaglio 40-50 watt di dissipazione. Vediamo con cosa lo posso sostituire. No, state qui e non fuggite. Lo possiamo sostituire, visto che ce n'ho anche tanti, con un BD 244C, che come vedete è 100 volt, 6 ampere, non c'ho scritto il wattaggio, ma dovrebbe essere circa 65 watt, se non ricordo male. E di quelli ce n'è un bel po', sicché se ne prende uno di questi e si va a sostituire tranquillamente, perché ha delle caratteristiche leggermente più alte. Prima di starlo a sostituire questo transistor qui, lo proviamo insieme, sicché con, diciamo, il negativo in base e il positivo sull'emettitore deve segnare una caduta di tensione di circa 0,6 volt, 0,546 va bene, mentre qui 0,2 come si è visto prima, e qui già non va bene. All'opposto, ovviamente, non dovrebbe segnare nulla fra qui e l'emettitore, ma nemmeno fra la base e il collettore. Mentre fra base e emettitore non segna nulla come è giusto, fra base e collettore mi segna 0,3 e non va bene. Vediamo un po' collettore e emettitore, magari se c'è dei problemi anche lì. Collettore emettitore non ci sono problemi, sembra, sì, ci sono problemi anche qui. Questo transistor, poverino, se n'è andato. Sicché ora preparo l'altro transistor e poi lo montiamo insieme. Già che ci siamo, diamo un pochino una pulita qui. In maniera che si riparte sul pulito, dopo quando l'ho saldato ovviamente gli ridò un'altra pulita. Ho usato un po' d'alcol isopropilico, si poteva usare anche un po' di antiflussante, l'importante è pulirci. Allora poi si mette il pad qui, uno cerca di metterlo dritto, pad o l'amica, quello che vogliamo, ci dobbiamo assicurare che sia pulita ovviamente, perché se non è pulita fa se ci rimane dello sporco sotto poi si fora e sono dolori. Poi qui ho fatto in maniera che ci dovrebbe andare e metto la vitina. Ecco fatto, lo tengo fermo col dito, lo avvito e poi lo saldiamo. Prima ovviamente di saldarlo andiamo a controllare che fra qui e qua mettiamo il cicalino. Allora, fra qui e qui ovviamente deve suonare, ma non deve suonare fra qui e il collettore. Perfetto. Non suona, sicché vuol dire che il pad fa il suo lavoro e, diciamo, isola. Ora saldo il transistor e poi lo riproviamo, vediamo cosa è successo, se scoppia tutto perché c'è dell'altro o, diciamo, se funziona. Come al solito sono lontano, sicché vediamo, cerca di fare una saldatura umana. Mi sembra che sia venuta. Ora la ripulisco, come al solito un po' o di alcol isopropilico o di antiflussante, in maniera che venga all'incirca un buon lavoro. Aspettiamo
aspettiamo che asciughi e lo provo. Andiamo a provare, c'è sempre questo, togliamolo. Andiamo a provare ora la tensione. Ora il 10, meno 10 volte è abbastanza regolare e andiamo a vedere che anche il più 25 volte è regolare. Ora vi faccio vedere una cosa. Questa è la regolazione del 10 volt. Ora ci metto ovviamente la mano davanti. Guardate il tester, se io ruoto questo, come vedete, ruota anche la tensione dei 10 volt. Però se ci fate caso, ruota anche il più 10 volte, non solo il meno 10 volte, questo qui. Sicché questa è la regolazione, praticamente si è detto, dei 10 volt. E se vedete, come ho già fatto vedere, tutte le tensioni alla fine dipendono, vediamo se tocco bene, dipendono sono tutte interdipendenti, perciò variando, se si guasta come è successo, l'alimentazione a meno 10 volt, di conseguenza il più 10 volte il più 25 volte non sarà più regolare, sarà in proporzione alla tensione che è qui. E la stessa cosa se si guastasse il circuito dei 10 volt, addirittura il meno 10 volt non ci sarebbe più, il meno 25 volt sarebbe sballato, ma addirittura secondo come si guasta il più 10 volt sarebbero sballate tutte, perché fa praticamente da stabilizzatore per tutte le altre tensioni. Sicché ora lo regolo a 10 volt precisi, o giù di lì, c'è circa 200 millivolt come valore. Ecco qua, ci siamo, 10,045, e così diciamo l'intervento, se ora funziona, perché lo proviamo insieme, vediamo se esce le forme d'onde, potrebbe considerarsi concluso. Però ora lo guardiamo insieme. Allora, visto che avevamo anche un oscilloscopio portatile, ho attaccato direttamente l'oscilloscopio portatile. Ora sta uscendo una forma d'onda sinusoidale. Se io ruoto questo qui, come vedete, aumenta e diminuisce la forma d'onda, ovviamente. Se io lo faccio con questo, riesco a farlo in maniera fine. Ovviamente questo è il moltiplicatore, sicché, come vedete, lavora in frequenza. Qui abbiamo le varie forme d'onda, qui abbiamo l'ampiezza che funziona, qui l'uscita alta, l'uscita più bassa. Ovviamente il segnale, come vedete, è molto più basso, devo alzare di più per arrivare a una qualsiasi ampiezza, che torna comoda, è meno 3, se non mi sbaglio, meno 30 dB o qualcosa del genere. Poi abbiamo forma d'onda quadra, dove si può variare ovviamente l'offset, vedete? Questo varia in meno, mentre qui varia in più. Poi abbiamo una forma d'onda pulsante e triangolare, e le rampe, la rampa verso destra e verso sinistra, che diciamo l'apparecchio è perfettamente funzionante. Io ora lo rimonterei e poi diciamo ve lo faccio vedere montato, che è bello anche a vedersi. A rimontarlo vi faccio vedere qualche video, ovviamente è facile, ci sono 4 coperchini, vediamo se l'ho messo giusto, sì, e poi diciamo di lato ci vanno queste viti più piccole e dall'altra parte poi ci vanno quelle più grandi. Sono tutte viti, vedete, inossidabili,
in maniera che il cacciavite, chiaramente che è un po' magnetico, non le attira, però non si arrugginiscono ovviamente. Tutti i vecchi strumenti HP sono fatti tutte anche all'interno, tutte viti d'acciaio inossidabile, perché lavorava tantissimo per l'esercito, per gli Stati Uniti, sicché erano apparecchi, diciamo, più che affidabili. Ora, questo era un apparecchio non destinato proprio all'esercito, c'erano degli apparecchi anche apposta destinati all'esercito, però anche negli apparecchi consumer, come si dice, ci mettevano lo stesso le viti, tutte le viti e tutto il resto della minuteria d'acciaio inossidabile. Allora, vediamo la parte che va di sotto qual è. Mi sembra che sia questa. Mi sembra. La parte, vedete, la parte dove... Eccoci qua. C'ha questo incastro che va messo dentro praticamente, se si riesce a beccarlo. Ecco. Poi a quel punto c'è un paio di viti da mettere. Se uno riesce a centrarlo, ovviamente. Ecco fatto. Ci sono due viti qui e queste sono quelle più lunghe. Una e due. E poi dopo rimane il coperchio. Anche i piedini sono tutti, pigiando questo bottone, si levano e ovviamente la maniglia si ritrae qua. Erano apparecchi veramente, veramente belli. Peccato che non le faranno, non ci sarà più nessuna ditta che le fa così belli o quasi. E resto il tappo sopra con la maniglia, anche quella retrattile, e anche questa con le 4 vitine. Ecco qua. Ora riaccendo una luce e ve lo inquadro in tutte diciamo da tutti i lati, in maniera che si vede com'è bello, ma che bello, che bello, che bello. Allora, per essere un apparecchio della fine degli anni 60, inizio anni 70, come vedete ancora praticamente si può dire che è perfetto. Anche dietro c'è la sua matricola, ovviamente, può andare a 115 volt o a 230, che va benissimo per le tensioni che abbiamo ora, e è ancora perfetto. Io direi che questo video può concludersi qui dopo, diciamo, le varie conclusioni. Traiamo le conclusioni. Allora, il video è finito, il mio strumento l'ho riparato insieme con voi. Il guasto, anche se aveva cessato di funzionare praticamente completamente, come si è visto, era abbastanza banale. Un guasto sull'alimentazione, perché l'alimentazione è un pochino tutta collegata di quell'apparecchio lì. Però, come avete visto, gli schemi elettrici si trovano ancora, ci sono. I manuali sono ben fatti, sicché è abbastanza facile arrivare diciamo, ai problemi e ai guasti, a risolvere guasti. Ora ovviamente, a meno che non ci siano dei guasti estremi, è abbastanza facile sistemarli. Approfitto anche del video per salutare un utente del canale, un amico, si chiama Michael, è di Volterra, mi ha detto: mi saluti quando fai un video, e lo saluto proprio su questo apparecchio qui. Un'altra cosa, vi metto il link in descrizione, tanto se no poi me lo chiedete, dell'oscilloscopio multimetro generatore di forme d'onda della Finirsi, che avete visto in questo video qui, che l'ho usato, diciamo, per riparare questo strumento qui. Io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!